Buongiorno a tutti, sono Alfio Ghezzi, chef di cucina di Locanda Margon. Ci troviamo qui a Trento, nella mia cucina, e presenteremo oggi una ricetta classica della cucina trentino-tirolese, lo strudel di mele. Di questa ricetta, lo strudel di mele, vi mostrerò oggi due versioni. La versione quella classica, quella che si può fare in casa, e la versione che invece facciamo noi al ristorante, più complessa, più elaborata. Per la ricetta tradizionale partiamo dagli ingredienti che abbiamo qui di fronte. Per la pasta, farina, uova, olio di semi, monoseme e acqua. È una pasta molto semplice, caratteristica della pasta l'elasticità, quindi avrà solo questi ingredienti. Per la farcitura invece mele golden, dell'uvetta, dei biscotti sbriciolati, delle noci, della cannella ed infine una grattata di bucce di limone. Procediamo con l'impasto della pasta per lo strudel. Metto della farina nel contenitore dell'impastatrice, aggiungo l'olio di semi, aggiungo l'acqua ed infine l'uovo. Ora vado ad impastare. Dopo aver impastato la pasta per circa 5-6 minuti finché otteniamo un composto così liscio e omogeneo, lo facciamo riposare. E qui vi svelo un piccolo segreto. Per farlo riposare lo copriamo con una casseruola che abbiamo riscaldato sul fuoco per qualche minuto. Quindi la mettiamo sopra la pasta in questo modo a ricreare una sorta di camera di lievitazione primordiale. Il calore della casseruola genererà un'atmosfera calda che garantirà poi una migliore elasticità alla pasta quando andremo ad arrotolare lo strudel. Mentre la pasta dello strudel sta riposando, proseguiamo con il ripieno. Le mele, dopo averle sbucciate e private del torsolo, vengono tagliate. Prendiamo del burro, mettiamo in questo modo in padella, aggiungo le mele, le facciamo cuocere qualche minuto. Così ci siamo. Ora le versiamo nel contenitore ed aggiungiamo gli altri ingredienti. Una grattata di limone, la cannella, le noci, l'uvetta ed i biscotti. Al naso si deve percepire il profumo di cannella. Ne aggiungo ancora un po'. Bene, il composto è pronto. Abbiamo terminato il ripieno, nel frattempo la pasta dello strudel ha riposato per circa 10 minuti e quindi siamo pronti per tirare la pasta. Percepite subito che l'elasticità è completamente diversa. Vedete che è quasi trasparente, molto sottile. E ora attraverso questo panno faciliteremo la farcitura. Il ripieno lo sistemiamo sul lato basso della pasta in questo modo ed ora arrotoliamo. Vedete quanto è sottile la pasta? Per non romperla mi aiuto con il canovaccio. E lo strudel ora è pronto per passare in forno. Ultima operazione prima della cottura,
lo pennelliamo delicatamente con dell'uovo, perché chiaramente durante la cottura acquisirà un colore dorato e quindi migliore alla vista, invita ad essere mangiato, insomma. Ed ora andiamo a infornare lo strudel, lo metteremo a 175 gradi per circa 20-25 minuti. Abbiamo lo strudel tradizionale, lo abbiamo cotto in forno, lo abbiamo fatto riposare, lo abbiamo tagliato, lo abbiamo posizionato su questo piatto rendendolo più gradevole attraverso queste forme ottenute con lo zucchero a velo. Ultimiamo con il gelato alla vaniglia, con il classico gelato alla vaniglia. Alla base del gelato alla vaniglia, del crumble o dei biscotti macinati, eccolo lo strudel classico. Vi mostro come prepariamo lo strudel invece qui a Locanda Margon. È più complesso rispetto a quello classico e vedete che gli ingredienti sono decisamente maggiori. Procediamo con un primo composto fatto da una crema inglese bianca, significa una crema inglese fatta solamente con albume. Utilizziamo la panna, il latte, lo zucchero e l'albume. Questi ingredienti andranno cotti in un Thermomix a 82 gradi per circa 10 minuti. Dopodiché aggiungeremo gli altri ingredienti: le mele cotte, l'aroma di limone, il miele, l'uvetta, la cannella, le noci in farina, i biscotti sbriciolati, i pinoli ed infine la gelatina. Crema inglese al Thermomixer, quindi lo zucchero, l'albume, il latte ed infine la panna. 10 minuti in retromarcia, velocità 3 a 80 gradi. Alla crema inglese bianca aggiungiamo tutti gli altri ingredienti: l'uvetta, le mele, la scorza di limone, la cannella, il miele, i biscotti ed infine i pinoli. Ed ora procediamo di nuovo a frullare il tutto fino ad ottenere un composto omogeneo. Ecco il composto come risulta, completamente frullato e omogeneo. Il gusto sarà quello dello strudel ed ora procediamo a riempire queste mezze sfere. La parte eccedente chiaramente va tolta ed ora questo composto così forgiato a mezza sfera si passa in congelatore. Dopo alcune ore di riposo in freezer, chiaramente il composto sarà congelato. Prendiamo le due mezze sfere, le riscaldiamo in questo modo su una superficie e le appiccichiamo così a formare una sfera. E passiamo nuovamente in congelatore per qualche minuto affinché le due semisfere si attacchino perfettamente. Ultima operazione, procediamo a glassare le sfere di strudel. Con questo strumento le passo nella glassa in questo modo. La glassa è ottenuta con uno sciroppo di acqua e zucchero portato a 104 gradi, si fa scendere la temperatura a 40, si aggiunge del cioccolato bianco e del colorante rosso. Ed ora impiattiamo la versione dello strudel Locanda Margon. Metto un paio di cucchiai di crumble sulla base del piatto e con l'aiuto
di un anello in acciaio lo sistemo perfettamente nel centro. Dopo aver posizionato questo finto picciolo di cacao e la foglia di menta, ultimo il piatto con una quenelle di gelato. Gelato al fior di latte.